Cari amici appassionati di cucina, appassionati di Calabria e non solo, ma anche appassionati di autunno, oggi mi cimenterò, anzi proverò a fare una pappardella ai funghi porcini che ho raccolto proprio l'altro giorno. E se vi siete persi il video con il raccolto, come pulirli e come conservarli, ve lo metto qui sotto nel primo commento. Andrò a fare 2 kg di pappardelle, ovviamente visto la capienza, nel mio maxi padellone. Ragazzi, la pappardella a me piace molto cremosa, però non è mia abitudine l'utilizzo della panna, per cui guardate tutta la ricetta, vedete come uscirà alla fine e fatemi sapere nei commenti se vi sarà piaciuta. Buona visione! Qualche giorno fa vi ho postato il video del mio ritorno da una passeggiata alla ricerca dei primi funghi porcini di questo fine settembre e come vedete non è andata affatto male. Nel video esattamente vi ho descritto come si possono pulire e poi i vari modi per conservarli. Di tutto il bottino, in ogni caso, ne ho selezionato una parte che poi mi sarebbe servita, come vi avevo già anticipato, per la preparazione di una bella pappardella ricca ai funghi porcini, che andrò a fare questa volta nel mio maxi padellone e ne faremo ben 2 kg. Una volta che abbiamo pulito tutti i porcini, assolutamente mai lavarli, perché il porcino, come la maggior parte dei funghi, è una spugna, pertanto assorbirebbe dell'acqua e perderebbe tutto il suo gusto e le sue caratteristiche, mi sono spostato alla preparazione. Ho preso 3 bei spicchi d'aglio, dai quali ho tolto precedentemente la camicia, e poi li ho tagliati a pezzettini abbastanza piccoli, tanto poi sarebbero svaniti nel mega padellone. E siccome gli ingredienti per la preparazione di questo piatto sono davvero pochissimi, si tratta soltanto di olio extravergine di oliva, di aglio e di prezzemolo e poi alla fine l'aggiunta del formaggio, l'aglio lo vado a tagliare sottile perché è un ingrediente fondamentale per dare il giusto sapore. In alternativa, in altre preparazioni, magari metto lo spicchio in camicia e poi posso levarlo, però qui in questo piatto l'aglio è davvero importante. Benissimo, vado a versare la giusta quantità di olio extravergine di oliva per poi poterci di conseguenza cuocere 2 kg di pappardelle. Aggiungo l'aglio tritato abbastanza sottile e adesso l'unica cosa che mi resta da fare è accendere la fiamma e far rosolare, senza assolutamente farlo bruciare, il trito di aglio. Questo è un piatto che io letteralmente adoro, però non utilizzo mai la panna per farla, ma seppur non utilizzandola mi piace che il risultato sia alla fine un piatto davvero molto cremoso. Ma seguitemi fino alla fine così vedete tutti i passaggi. L'aglio, come avete visto, l'ho fatto rosolare nella parte meno calda della padella, proprio per gestirne bene la temperatura. Vedete qui tutti i porcini freschi, belli tagliati, non troppo piccoli perché così mi piacciono più o meno tutti alla stessa misura, così la cottura sarà abbastanza uniforme. L'aglio è bello biondo, posso aggiungere i funghi porcini. Soltanto i gambi li ho tagliati un po' più piccoli, proprio perché sono leggermente più duri rispetto al cappello. Adesso li lascio soffriggere per un po' insieme all'olio e se dovessero attaccare alla padella, ripeto, attaccare e non bruciare, va benissimo così. Il fungo deve cuocere e deve rimanere bello morbido. Vedete, quando c'è questa glassatura, diciamo, sul fondo, poi con l'aggiunta del liquido più avanti si toglierà tutta, davvero resterà un bellissimo sapore. A questo punto cosa facciamo? Vi dicevo, lasciamo cuocere i funghi e mettiamo subito il sale. In questo modo l'acqua di vegetazione del fungo stesso uscirà e rimarrà bello morbido e comunque molto molto gustoso.
Anche questa volta, visto che utilizzo questo mega padellone da quasi 40 porzioni, andrò a cuocere la pasta direttamente all'interno, risottandola. Pertanto poi aggiungerò l'acqua necessaria per la cottura finale della pasta. E so che ogni volta che utilizzo questo strumento vi appassionate tantissimo al video, mi fate tante domande e ricordo a tutti che siamo anche venditori ufficiali di questo mega padellone in acciaio alimentare massiccio, e per cui se volete maggiori informazioni non vi resta altro che contattarmi nel numero WhatsApp in alto a sinistra. Nel frattempo che i funghetti continuano la cottura, per non perdere tempo e per tenermi impegnato, vado a tagliare un bel ciuffetto di prezzemolo che non vado ad aggiungere in fase adesso di cottura nei funghi, perché renderebbe il tutto leggermente amarognolo e non mi piace, ma lo andrò ad aggiungere poi a fine cottura della pasta, così fresco. Non mi piace farlo eccessivamente sottile perché poi mi piace sentire anche la sua consistenza sotto i denti. Direi che così va bene e per adesso lo lascio da parte. Come formato di pasta vi ho detto che utilizzo le pappardelle, mi piace tantissimo questo formato, naturalmente le ho scelte trafilate al bronzo, proprio perché è una pasta bella ruvida che trattiene i sughi, ma soprattutto perché rilasciando l'amido all'interno del padellone favorirà a farla venire bella cremosa. Un'altra spinta per la sua cremosità è aggiungere il formaggio. Io qui ho messo un po' di parmigiano e un po' di pecorino, bello grattugiato al momento. Adesso cosa faccio? Ho abbassato per un attimo la fiamma e vado a togliere i porcini perché sono praticamente pronti, sono cotti, belli morbidi, al punto giusto, e siccome dovrò cuocere la pasta all'interno del padellone non serve che continuino ulteriormente a cucinarsi insieme alla pasta. Pertanto li metto per un attimo da parte, non appena la pasta sarà a 1 minuto dalla cottura finale li andrò ad aggiungere, mentre invece adesso è necessario mettere l'acqua di cottura per la pasta, così la porto ad ebollizione. Nel frattempo vedete sotto i funghetti che si erano attaccati con l'acqua calda si stacca facilmente, anche perché il pentolone è in acciaio, e quando appena è calda, prima dell'ebollizione, vado a rubare al padellone un paio di mestoli di quest'acqua. La vedete leggermente più scura perché ho aggiunto anche un po' di brodo vegetale che avevo preparato precedentemente per un'altra ricetta. L'ho versato all'interno insieme all'acqua e adesso vado soltanto semplicemente a rimescolare, creando una sorta di crema molto densa di formaggio. Ne metto ancora un pochino così si scioglie, visto che è calda, vedete? Così abbastanza grossolana va benissimo, e anche questa la tengo da parte. Ci tengo a precisare che il fatto che io non usi la panna non è che vado a condannare chi lo fa, me ne guarderei bene. Sapete benissimo quanto è importante per me la libertà della cucina, in base poi ai gusti soggettivi dell'individuo. Però se non l'avete mai provata in questo modo, cioè con questa crema di formaggio e senza panna, vi invito a provarla, così poi magari mi fate sapere anche nei commenti se vi è piaciuta, oppure fatemi sapere ugualmente qui sotto cosa ne pensate o come la fate voi, panna sì o panna no. Ma ripeto, per chi la utilizza non c'è alcun problema, va benissimo ugualmente, basta che soddisferete il vostro palato. Ho calato i nidi di pappardelle, adesso li lascio leggermente srotolare, basterà qualche minuto, ho messo prima un po' il coperchio, vedete qui siamo già quasi a un paio di minuti dalla cottura finale, guardate che crema che si sta creando, è bastato soltanto, avete visto, pochissimi ingredienti. Mettete pure una macinata di pepe se vi piace, io in questo caso non l'ho messo perché c'è qualcuno che non lo gradisce, ma ci sta davvero bene. Adesso che manca pochissimo per la cottura finale, cosa faccio? Naturalmente vado ad aggiungere i funghi porcini che avevo prima tolto.
E sempre nel video precedente di cui parlavo all'inizio, quello del raccolto, magari se non l'avete visto ve lo metto qui sotto nel primo commento, mentre pulivo i funghi vi avevo chiesto quale preparazione, quale ricetta volevate vedere e la maggior parte di voi mi ha scritto appunto le tagliatelle o pappardelle che siano in questo caso. Però visto che i porcini ancora ci sono, erano più di 3 kg alla fine, li ho misurati, se volete vedere qualche altra preparazione, sempre come faccio io i piatti, perché ripeto io non sono né uno chef né un cuoco, sono un semplice appassionato, se vi fa piacere scrivete qui sotto quale altra preparazione volete vedere a tema porcini e io cercherò di accontentare le richieste che mi farete. Benissimo, avete visto che ho aggiunto anche la crema di formaggio e adesso non mi resta che girare, far amalgamare e la crema davvero si formerà in un attimo. E ragazzi, il profumo che c'è, io non so come posso spiegarvelo, come posso farvelo arrivare fino a casa, però penso che le immagini siano abbastanza chiare e vedete voi stessi che stupendo piatto sta venendo fuori. Guardate come sono lucide, questo grazie anche all'olio extravergine di qualità, guardate la cremosità con pochissimi ingredienti, grazie a questo frutto autunnale strepitoso, quale è il fungo porcino, ma anche tutti gli altri funghi, tutte queste meraviglie del bosco che da questo momento in poi possiamo ricercare sempre con la massima attenzione nei boschi. La prossima uscita che farò, se i vostri commenti saranno davvero tantissimi, sarà per andare a cercare il tartufo nero calabrese. Le nostre zone qui, soprattutto nella parte di Santa Domenica Talao, si può ricercare davvero un tartufo di alta qualità e voglio portarvi con me per questa nuova avventura. Però ragazzi, voglio vedere molti commenti qui sotto e soprattutto dovete iscrivervi al canale se non l'avete fatto, così ogni qualvolta che pubblicherò un nuovo video vi verrà notificato. È tutto gratis, l'iscrizione vi ricordo che è gratis. Molte volte mi chiedete ma quanto costa, voglio iscrivermi, è gratuito, quindi basta solo cliccare iscriviti e poi attivando la campanellina in basso a destra riceverete la notifica e via con gli impiattamenti a valanga. Dopo aver spolverato il prezzemolo fresco vado a svalangare nei piatti, ma vi state rendendo conto ragazzi che crema? Vi state rendendo conto che piatto strepitoso? Mannaggia, peccato che non potete assaggiarlo, mi dispiace tanto, però potete replicarlo. Come avete visto non c'è bisogno di alcuna conoscenza di cucina particolare, dovete soltanto avere gli ingredienti giusti e poi dovete avere la passione ragazzi. La passione in cucina e il giusto tempo è davvero l'ingrediente fondamentale per la riuscita di ogni piatto, dal più semplice a quello un po' più complicato. Però adesso ragazzi mi è venuta fame. È arrivato o no il momento del mio piatto? Ma più che piatto sapete benissimo che io vado ad utilizzare per me il tegamino in alluminio che vi sta piacendo tanto e che se volete sapete che potete richiedermi mediante sempre il numero WhatsApp in alto a sinistra. Come vedete io servo prima tutti gli ospiti e poi mi dedico al mio di impiattamento, no? Ecco il tegamino, mi sono fatto fare questi tegamini proprio per la dose giusta, per la svalangata giusta. Per questo se volete anche voi averlo vi basterà contattarvi e ve li faccio avere. Possono andare anche in forno, quindi reggono benissimo e sono proprio tegamini da portata. Lo usate come un piatto, né più e né meno, e lo dovete riempire ragazzi, ci dovete mettere tutto quello che ci va. Un altro piccola palettatina e ci siamo. Finalmente la forchetta può procedere a fare il suo lavoro. Guardate qui che spettacolo ragazzi. Un sapore ricco, gustoso, intenso ed appagante, una consistenza morbida e vellutata che davvero avvolge il palato. Il profumo è fragrante grazie agli aromi dei funghi e del prezzemolo.
e forchettata dopo forchettata riscopri un gusto con un equilibrio tra i sapori, senza che nessun elemento prevarichi sugli altri. Anzi, ogni forchettata stimola l'appetito e invoglia a gustarne ancora. Un abbraccio e alla prossima!